excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno, qui dalla radio è obbligo di riscatto del 9 giugno del 2025. Buon lunedì, buona settimana, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona settimana a chi mette like, quindi a chi clicca il pollicione all'insù, il tasto del mi piace per assecondare, se vogliamo, l'algoritmo, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale perché iscriversi è gratuito e ci piacerebbe arrivare a 50.000 entro il 30 di giugno, quindi condividete questo video con amici, parenti, Milan Club, gruppi, WhatsApp, Telegram di tifosi rossoneri. Lasciateci un commento, diteci la vostra sugli argomenti che tratteremo e poi se vi va potete anche abbonarvi. Vi ricordo che se siete abbonati a 0,99 dal 1° di luglio, a proposito di 30 giugno, l'abbonamento verrà eliminato, non ci sarà più. Quindi fate l'upgrade, passate all'abbonamento squadra livello 1 da 2,99 per non perdere anche la continuità del vostro abbonamento. Henry, noi dobbiamo parlare, visto che siamo arrivati alla vigilia della fine della prima sessione di mercato, perché domani si chiude. Oggi è il penultimo giorno di questa mini sessione, poi ovviamente il mercato va avanti, obbligo di riscatto va avanti, ma in linea di massima, insomma, si perderà magari questa voglia spasmodica nelle squadre che fanno il mondiale per club di provare ad aggiustarsi già in vista del mondiale. Tra queste, ad esempio, il Chelsea, ad esempio, lo stesso Al Hilal che va a fare il mondiale. Ci sono tante altre squadre che sono state attive sul mercato proprio per questo, Real Madrid, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, dobbiamo parlare ovviamente di quello che in questo momento è la trattativa più calda e che oggi, più che domani, vede una sorta di dentro e fuori, almeno per questa prima parte di mercato, ovvero la possibile partenza di Mike Maignan. Sì. Insomma, è inutile che stiamo a rifare per la 300ª volta tutta la storiella del contratto. Ormai, insomma, chi ci segue la sa, la conosce, l'abbiamo detta credo 30 volte. Fortunatamente nelle ultime 2 settimane l'ha detta anche qualcun altro, se no passavamo per matti. E va bene. Però, insomma, la sapete già da 2 o 3 mesi e adesso la sapete ancora di più da anche altri giornalisti. È stata una storia brutta che ha portato a un raffreddamento tale dei rapporti che insomma, Mike è apertissimo a partire, il Milan non gli ha più proposto il rinnovo del contratto, quindi è aperto anche lui alla cessione e quindi praticamente quasi ti direi quasi di comune accordo si sta andando verso una cessione. Ma guarda Simo, su questo io ho letto tanto in questi giorni sui social commenti su Maignan, le prestazioni di Maignan o tra virgolette il giustificare come si è comportato il Milan tramite appunto le prestazioni di Maignan, posto che le prestazioni di Maignan avrà commesso sì 5-6 errori, quest'anno il resto delle partite è stato spesso decisivo. Per me bisogna scindere le cose, cioè noi possiamo pensare che Svilar, che Milinkovic-Savic, che Ter Stegen, che Suzuki, che scegliete voi il nome, che tutti questi portieri siano migliori di Maignan o siano più futuribili, Chevalier, Adesso ne parliamo. Possiamo pensare che siano migliori di Maignan, possiamo pensare che Maignan non sia un portiere affidabile, possiamo pensare che abbia avuto una stagione tremenda, possiamo pensare che non tornerà più il Maignan dei tempi dello scudetto. No, questa è una valutazione che diamo a un pensiero sulle prestazioni. E va bene, sono gusti anche, il portiere, i giocatori vanno tutti a gusti, quindi non è questo il punto. Il punto è ignorare il trattamento che ha avuto, il pensare che sia un trattamento normale e il considerare che quello che sia successo con Maignan sia tutto ok. Ecco, e questo è il problema. Ripeto, possiamo anche pensare che Maignan sia il portiere più scarso del pianeta, ma è stato trattato male, fine. E soprattutto potevi ricavarci, se proprio dovevi separarti, magari un po' più di soldi, se dovevi venderlo. Cioè, Maignan a 18 milioni non si può sentire. Non si può sentire, punto. Poi, ripeto, possiamo pensare che sia il portiere più scarso di sempre, va benissimo,
se lo pensate è una vostra idea, una vostra opinione. Ci sono e ci saranno portieri migliori di Maignan, per carità, e questo è indubbio, però comunque che sono stati commessi gli errori, che è stato trattato in maniera indecorosa, sì, fine dei discorsi, a prescindere dalle prestazioni. Allora, vediamo un attimo chi potrebbe essere uno dei sostituti di Mike, anche perché in questo momento di questo si sta parlando. Insomma, se il Milan e il Chelsea trovano una quadra, oggi la questione si chiude. Credo che tutt'al più nel caso si chiuderà in un'altra parte di mercato. Insomma, al momento margini per ricucire sono veramente bassissimi. Servirebbe un'impresa, più che altro da parte di chi in questo momento il Milan gestisce dal punto di vista sportivo, cioè Tari Allegri, ma servirebbe veramente un'opera diplomatica importante da parte dei due, cosa che in questo momento ancora non ha funzionato. Quindi la via primaria in questo momento è che comunque ci si separi da Maignan, anche perché chi ha deciso di trattarlo così è ancora lì a fare la D, quindi insomma, non vedo dove sia la differenza. Chi al posto di Mike, questa magari l'avete già vista ieri, la approfondiamo un po' di più. Elia Caprile, 23enne del Cagliari, ha appena, insomma, non è ancora ufficiale nero su bianco, ma il Cagliari ha già fatto sapere che lo farà, sarà riscattato per 8 milioni e quindi è il nuovo portiere del Cagliari e capiamo se c'è il margine nel caso per rifarlo partire un'altra volta. Chevalier, buon portiere del Lille 2027, vedete gli ingaggi, è inutile che ve li leggo, sono tutti abbordabilissimi, insomma. Chevalier però ha una valutazione che inizia a essere importante, quasi il doppio di quella di Maignan attuale, così come Svilar, che vado dalla parte opposta, ha più o meno lo stesso tipo di valutazione, anche perché entrambi hanno ancora 2 anni di contratto. Milinkovic-Savic, come ha detto Matteo Moretto, è sì bloccato, ma non è che sia proprio il preferitissimo, se si può dire così. È comunque un giocatore che in questo momento è sott'occhio, anche perché con 20 milioni lo porti via senza nessun tipo di problema, nel senso che ha una clausola. E poi c'è Suzuki del Parma. Che vabbè. Che tu ci puoi raccontare, considerando che hai avuto il Fanta il tutto mio l'anno. portiere del Fanta, ottime parate, blackout totali, insomma non c'è una via di mezzo. Si è fatta spazio invece anche Harry una voce dalla Spagna, sì, di un possibile interessamento per Marc-André ter Stegen, 33enne, portiere tedesco del Barça. Quest'anno praticamente ha saltato la stagione di netto per la rottura del tendine rotuleo, è tornato un mesetto fa circa a giocare, porta che è stata affidata mentre a Szczesny, e con Szczesny il Barça intende anche ripartire, almeno questa è l'intenzione che si legge dalla Spagna di Flick, quindi ci sarebbe ter Stegen in più. Contate che prende 6,5 e il cartellino scade nel 2029. Scusate, nel 2028. Allora, tra i nomi fatti è sicuramente quello di più esperienza, di più sicurezza. Mi verrebbe a dire una cosa, è anche il più fragile, nel senso che è un ragazzo che comunque qualche problema fisico l'ha avuto nella sua carriera. Il tendine rotuleo non è una roba diciamo scontata e banale, ecco. Però è un giocatore che Champions League, tanti anni, nazionale, vice Neuer, a volta il titolare al posto di Neuer, insomma è stato un portiere importante anche per il Barcellona. È ovvio che è un gradino sopra rispetto a tutti gli altri, ma questa cosa la testimonia anche, è anche 2 gradini sopra, questa cosa la testimonia anche l'ingaggio che ha rispetto poi agli altri, ecco. Sì, poi dovrei capire dove sta l'affare nel prendere un portiere che nel caso prenderebbe più di Maignan, più vecchio di Maignan, meno integro di Maignan, che comunque Maignan ogni tanto qualcosa ci ha pure avuto, ma si è appena fatto il rotuleo, e devi pure pagare il cartellino. Ma vabbè,
insomma, i grandi affari non stanno da un'altra parte probabilmente. A proposito di grandi affari, Henry, siamo a 2 giorni dalla fine del mercato anche per quanto riguarda la questione Al Hilal Theo. Sì. Perché comunque l'Al Hilal fa il mondiale, si è preso una mezza dozzina di rifiuti in faccia in questi giorni, da Osimhen in giù. Continua a chiedere a Theo di unirsi alla squadra il prima possibile anche per fare il mondiale. Theo non ne ha tutta sta voglia, anzi c'è la volontà di proseguire in Europa o al massimo di restare a zero, perché il contratto c'è. Sì, io capisco, mi fa sorridere il fatto che Simone Inzaghi è andato all'Al Hilal, sta cercando tutti i terzini della Serie A, a eccezione di Di Marco. Forse perché non è un terzino, cioè, ripensandoci, però comunque fa sorridere, no? Cerca esterni sinistri, va da Theo e da Nuno Tavares e da Angeligno, cioè da tutti tranne che da Di Marco. Vabbè, scherzi a parte, è un po' il neo delle squadre in Arabia Saudita, cioè possono offrirti una vagonata, ma dire vagonata è riduttivo, di soldi, però poi sono difficili i giocatori da convincere perché sanno che la loro carriera viene compromessa, se non addirittura termina, ecco, quando vanno in Arabia Saudita. Quindi ci sta che i giocatori rifiutino, ci sta che Theo rifiuti, mi lascia pensare che ancora un briciolo di amor proprio, di voler bene alla sua carriera personale ce l'ha, anche se magari quest'anno non l'ha dimostrato troppo sul campo, e vedremo come si evolve. Di certo saranno 2 giorni, Simo, caldi, sia per Maignan che per Theo che per tutte le situazioni un pochino, no, di mezzo, ecco, e soprattutto delle squadre coinvolte per il mondiale per club. Poi nei prossimi giorni, magari passato martedì, che insomma c'è la fine di questa prima tranche di mercato, dovremo iniziare a capire cosa sarà di invece Rafael Leao, che ieri ha vinto la sua Nations League col Portogallo. Però insomma capiamo se c'è margine da parte di qualche squadra estera, Bayern Monaco su tutte ovviamente, che ha interesse a prendere Rafa per il prossimo anno. Henry, grazie. Ieri Rafa è entrato molto bene, molto. Sì, un Rafa diverso e... Sì, ieri è stata una giornata di sport intensa, no? Con la finale di Nations League, con Ronaldo che a 40 anni segna il gol del pari e poi il Portogallo vince. Yannick Sinner, il grande tifoso rossonero che ha perso in finale 3-2, rimontato dal Carazzi in una finale storica del Roland Garros. Insomma, è stata una giornata di sport importante e niente, dai, è stata bella comunque, al netto della sconfitta di Sinner, però è stata bella. Grazie Henry. Ciao, ci ritroviamo più tardi. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.